Ciao e bentornato sul canale, sono Massimo Pellegrino. Se sei nuovo qui parliamo di produttività digitale, business online e strumenti per lavorare meglio spendendo meno. Iscriviti e attiva la campanella così non perdi i prossimi video. Oggi ti mostro come ho configurato il mio setup con Samsung DeX, con il mio Galaxy Z Fold 7, da cui tra l'altro sto registrando in questo momento. Ne parlo spesso sul canale perché è letteralmente il modo in cui lavoro ogni singolo giorno. Ho eliminato il laptop fisso dalla scrivania e uso solo il telefono collegato al monitor. In questo video ti mostro proprio tutto, quindi l'hardware che uso, come si configura DeX, le app che uso per lavorare e i trucchi che ho scoperto nel tempo per essere ancora più produttivo. Ok? Se hai un Samsung compatibile con DeX o stai valutando di comprarne uno, questo video fa assolutamente per te. Per chi non lo conosce ancora, Samsung DeX è la modalità desktop integrata nei telefoni Samsung, che soprattutto nei telefoni Samsung di fascia alta. Quando colleghi il telefono a un monitor esterno tramite il cavo USB Type-C o in modalità wireless, lo schermo del monitor mostra un vero e proprio desktop con la taskbar, le finestre ridimensionabili, il multitasking completo. È esattamente come usare un computer, con la differenza che il cervello del sistema è dentro al tuo telefono. Tutto quello che è sul telefono, le foto, i documenti, le app, è disponibile immediatamente sul desktop senza bisogno di sincronizzare niente. I Samsung compatibili con DeX includono solitamente i Galaxy S della serie S20 in su, i Galaxy Tab S e ovviamente i Galaxy Z Fold. Il Fold 7 che uso io è il dispositivo più potente e versatile per DeX perché ha il display interno che puoi usare come secondo schermo o come touchpad proprio mentre lavori. Ora invece ti voglio proprio mostrare fisicamente cosa uso, quindi il primo elemento ovviamente è il mio Samsung Galaxy Z Fold 7, che è il mio telefono foldable da cui sto registrando e che non posso mostrarti perché lo uso per fare la registrazione dei miei video. Poi uso un monitor Amazon Basic, che è questo qui che vedi, che addirittura l'ho pagato in offerta su 60-70 euro, adesso lo trovi circa sui 100, 120, 150, dipende dalle volte. Comunque su un centinaio di euro riesci a trovare un monitor 27 pollici Full HD e ha una qualità più che sufficiente per lavorare tutto il giorno e ha comunque l'ingresso HDMI e posso collegarmi comunque con io utilizzo solitamente una piccola docking station USB Type-C a cui ci collego il cavo HDMI del monitor e il cavo Type-C lo collego poi quindi direttamente al mio telefono. E trovi comunque tutti i link in descrizione nei commenti di tutta la mia attrezzatura. Un altro elemento importantissimo, appunto, come dicevo, è la docking station USB Type-C, che è fondamentale secondo me per poter lavorare, avere una postazione veramente da ufficio. Inoltre con un solo cavo USB Type-C lo collego al telefono e quindi basta con un cavetto l'attacco. Io sono a posto, già quella docking station riceve l'alimentazione, puoi collegarci anche all'alimentatore del tuo Samsung e voilà che il gioco è fatto. Ovviamente poi io collego anche una tastiera e un mouse wireless con la chiavettina wireless messa nella docking station e in più posso con la docking station anche ricaricare tastiere e mouse che sono sempre Amazon Basics, trovi sempre i link in descrizione nei commenti per poterli caricare direttamente perché non hanno batterie, sono davvero comodi, quindi uso un solo cavo per tutto. La docking che uso comunque la trovi in descrizione. Un altro elemento importante è il treppiede che uso con l'aggancio MagSafe, che in questo momento lo uso per registrare questo contenuto, quindi è un treppiede molto comodo e mi permette di tenere il telefono in piedi e quindi poterlo usare anche come secondo schermo, utilizzabile anche con Samsung DeX. Ok? Passiamo adesso alla configurazione pratica, quindi quella col cavo, che è il metodo che io sinceramente preferisco, anche perché in wireless ha un po' di lag sinceramente. Se non parte automaticamente quando tu colleghi il cavo USB Type-C
basta toccare la notifica di Samsung DeX sul telefono, ma basta che tu l'attacchi il cavo USB-C e automaticamente ti parte subito il video e quindi vedi l'immagine desktop sul tuo monitor. Tanto adesso collegherò il telefono e ti mostrerò come funziona davvero il nuovo Samsung DeX con la nuova One UI 8.5, ok, di Samsung. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere la modalità DeX dalla One UI 8.5. Eccoci qua amici, ora mi vedete inquadrato nella telecamera del mio Galaxy Z Fold, nella telecamera frontale che non ha un'eccelsa qualità, ma va bene. Vi sto mostrando il desktop di Samsung DeX con la One UI 8.5. Come vedete, la prima cosa che spunta all'occhio sono i widget, perché come sui dispositivi Apple finalmente sono stati introdotti i widget. Tasto destro, widget, è possibile aggiungerli andandoli a prendere da questo menu. Per esempio, volete aggiungere la vostra galleria fotografica, lo potete fare. Fate così e voilà, vi posta, vi chiede quale album volete andare a prendere, se no io ne metto uno generico, e in più, tenendolo premuto, potete anche andarlo a ridimensionare trascinandolo dagli angoli. Vedete? È veramente carino come cosa e ti permette di vedere l'anteprima delle tue foto. Poi tasto destro posso rimuovere il mio widget. I widget sono davvero comodi perché poi ti danno anche la carica dei dispositivi. Vabbè, io qui ho tutta la parte dell'allenamento, dei passi, lo stato della salute e quant'altro, le app recenti, aprire e utilizzare Microsoft Excel per esempio, che può essere una cosa comoda, ok? Anche soprattutto anche per lavoro, avere accesso a, usate tutto l'archivio del telefono, perché tutto quello che voi userete, a parte che vabbè, il mio è un dispositivo da 1 tera, potete utilizzare il vostro telefono esattamente come un computer. Come vedete, rispetto alle precedenti versioni Samsung DeX, già le avevate viste, finalmente il contenuto della finestra si vede durante il trascinamento. Ti permette anche di collegarti a livello aziendale. Io per esempio lo utilizzo per collegarmi con diciamo a delle VPN aziendali, di potermi collegare a dei server o a delle virtual machine con Windows per lavorare in remoto. Molto comoda anche l'applicazione di Samsung Note, ok, che è quella lì. Se poi avete anche un tablet con la penna, veramente vi permette di fare delle belle cose. L'integrazione del calendario di Samsung, che tra l'altro si integra perfettamente sia con Gmail sia con Office 365 anche a livello business. Qua che dirvi, tutti gli strumenti di Google, tra cui anche Google Drive, ok, che funziona davvero bene. E una cosa importante, come sui computer, potete schiacciare il tasto Win, il tasto Start, e voilà che vi si apre l'elenco delle applicazioni da andare a scegliere. Che ne so, volete aprire ChatGPT, lo potete fare, e in più vedete se appare l'icona qui, la trascinate più in qua e ve la pinnate qui, così quando la chiudete vi rimane comunque qua da poterla aprire in maniera veloce, ed è molto comodo. Poi ovviamente c'è il Samsung browser, quindi io lo uso la versione beta, che è molto comodo anche perché ha un ottimo blocco dei pop-up o delle pubblicità. Poi vabbè, ovviamente potete accedere al Play Store, però vedete tutto in modalità desktop, e quindi io, non so come dire, è un'esperienza che voi vi basta questo dispositivo. Addirittura io se vedete scrivo YouTube Create, che è l'app di YouTube per creare ed editare video. Vedete, io adesso qui ho su un mio video che ho pubblicato di recente, che l'ho editato, e ovviamente qua potete fare tutto quello che volete, quindi aggiungere della musica, andare a cambiare, insomma fare i ritagli sul video. Potete fare un video editing completo senza problemi. Tra l'altro ve ne mostro uno dove c'è qualche elemento aggiuntivo per darvi anche un'idea più chiara. Vedete le tracce audio piuttosto che eventuali immagini, piuttosto eccolo lì. Quindi vedete che effettivamente è molto comodo, riesce a fare anche video editing, ma anche in 4K, anche in 8K,
voglio vedere che computer abbiate che vi fa l'editing in 8K, ok? Io in questo momento col Galaxy Z Fold 7 ho 16 GB di RAM e 1 TB di spazio. Il modello da 512 a 512 GB di spazio a 12 GB di RAM, comunque va sicuro che sono più che sufficienti e è ottimizzato davvero davvero bene. Qui ecco c'è la possibilità di fare delle ricerche, ok? Direttamente da qui. Questo abbiamo detto il menu delle applicazioni. Qua si può gestire l'audio del dispositivo. Qui è possibile fare lo screenshot, come vedete ho fatto uno screenshot in questo momento, o gestire l'accessibilità, un ingrandimento, un'inversione di colori, insomma dare un supporto con TeamViewer per farsi dare supporto e quant'altro. Qui ho il mio menu delle notifiche, quindi le notifiche del telefono io me le vedo anche di qui, e successivamente ho qua il menu dove posso regolare l'audio, insomma un po' il control center come sugli iPhone, ma in versione desktop, ok? Si può impostare o levare la modalità notte, abilitare e disabilitare la connessione dati, i dispositivi Bluetooth, basta tenere premuto, te li mostra. Queste sono per esempio, ecco un'altra cosa importante, come vedete, e poi ovviamente qua c'è il calendario, si vede il calendario. Se noi andiamo nelle impostazioni, come vedete abbiamo tutte le impostazioni del telefono ma viste in modalità desktop, ok? Ci sono tutte quante le impostazioni e quindi insomma vi permette di avere tutto quanto a portata di mano, ok? E io poi tra l'altro con i miei strumenti per la produttività, soprattutto con Notion, dove io uso Notion e vi assicuro che è uguale alla modalità che si usa sul PC, perché io mi gestisco tutto il mio calendario editoriale qua direttamente e segno anche l'avanzamento dello stato dei miei video, vedete, dove posso andare a mettere anche lo stato anche delle pubblicazioni, cosa ho pubblicato, cosa ho schedulato e tutte le varie idee, ok? Notion piuttosto che ovviamente, come dicevo, ChatGPT, piuttosto che Cloud AI, che è la mia, tra virgolette, intelligenza artificiale preferita, che uso il piano a pagamento. E quindi voi qua avete un'interfaccia desktop completa utilizzando tutte le app. Tra l'altro le app, anche quelle non native Samsung, si adattano, ok? E quindi lui ti dà effettivamente un uso desktop fluido, preciso, potente, possibilità di telefonare direttamente da qua, possibilità di ricevere e inviare SMS, possibilità di ricevere e inviare dei WhatsApp senza problemi, insomma un sistema operativo desktop completo ma dal vostro dispositivo Android. Voi con un dispositivo solo avete completamente tutto, ok? Quindi se vuoi approfondire il tema del Samsung Galaxy Z Fold 7 ho fatto una recensione completa dopo 30 giorni di utilizzo, andate a vedere il video, se mi ricordo vi lascio anche la card qui o qui, e tutti i link all'hardware del mio setup sono nella descrizione qui sotto: monitor, docking station, tastiera, mouse, treppiedi, ovviamente il telefono. Se questo video ti è stato utile, veramente vi fai avere un piacere se mi lasci un bel like, mi aiuti davvero molto. Se hai domande sul setup di Samsung DeX, non farti problemi, scrivimi nei commenti, e se non sei ancora iscritto iscriviti adesso e attiva la campanella per le notifiche per essere avvisato ogni qualvolta uscirà un video di questo tipo. Io sono Massimo Polivino e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!